Selezioniamo e scarichiamo la cartella CSS. Come vedete è partito il file css.zip, ci spostiamo all'interno di download e come vedete troviamo sia il file add.png e la nostra cartella css.zip. La apriamo e come vedete abbiamo scaricato correttamente tutto il contenuto della cartella selezionata. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del download per i nostri file e l'impostazione della creazione dei nostri archivi. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare la fase di download per quanto riguarda le nostre cartelle, impostando la lettura di tutte le cartelle all'interno della cartella selezionata con tutti i file ed effettuare il download in formato zip della cartella selezionata. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione per il download, prima di tutto, come abbiamo fatto per quanto riguarda la definizione della directory, andiamo a definire prima del nostro archivio la variabile percorso e andremo ad eliminare i puntini in base alla cartella selezionata. Quindi sostanzialmente se la variabile post cartella non risulta vuota, percorso sarà uguale a post di cartella / post select, quindi la nostra selezione, altrimenti percorso, quindi la variabile percorso sarà uguale semplicemente a privata / la nostra selezione. Bene, poi quello che dobbiamo fare è definire la root principale utilizzando la funzione realPath in PHP e gli passiamo come valore server document root punto / e concateniamo la variabile appena definita, quindi la variabile percorso. Con realPath verrà restituito il percorso reale, quindi c:// Apache bla 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 sino alla cartella selezionata. Bene, poi una volta che abbiamo definito il percorso reale in base al server che ospita i nostri file, ovviamente andiamo a definire la variabile archivio e inizializziamo la nostra classe. Poi apriamo la directory e definiamo il nome del nostro file zip. Perfetto. E poi non utilizzeremo più la funzione opendir, quindi tutta questa parte di codice la cancelliamo e come abbiamo visto nella precedente video guida dobbiamo andare a leggere tutte le sottocartelle presenti all'interno della cartella selezionata in modo che venga ricostruito il percorso esatto della cartella selezionata. Quindi in questo caso che andremo a creare il download della cartella CSS dovrà creare il file zip CSS, quindi scusate il file css.zip, dove al suo interno troveremo sia la cartella palette colori e il file stile CSS e all'interno della palette colori, quindi della nostra sottocartella, tutti i file in esso presenti. Bene, quindi dovremo utilizzare altre due classi sempre in PHP. Una andrà a leggerci tutte le cartelle all'interno della cartella selezionata e associamo il risultato alla variabile cartelle. Quindi cartelle sarà uguale a new recursive directory iterator e gli passiamo la nostra variabile root principale. Bene, tramite
questa classe andiamo ad associare alla variabile cartelle tutte le cartelle sotto forma di array, quindi cartelle risulterà un array con il nome di ogni cartella al suo interno. Bene, allo stesso modo andiamo a definire la variabile all file, che sarà uguale a new recursive iterator e gli passiamo in ingresso il nostro array cartelle, e all'array all file ovviamente verranno associati tutti i nomi dei file presenti all'interno delle cartelle. Perfetto, ora che abbiamo insomma la cronologia della struttura della nostra directory principale, apriamo un for each e gli diciamo for each $all file as $name $file, e per ogni file che trova definiamo la variabile root file, che sarà uguale a real path di $file, quindi andiamo a ricavarci il percorso reale del nostro file. Bene, poi andiamo a definire il nome del file, anzi meglio il percorso relativo, quindi relative root, quindi sostanzialmente dobbiamo, nel caso della cartella CSS, andare a ricavare in questo caso il percorso relativo del file CSS, quindi il percorso non sarà più privata CSS, ma in questo caso sarà soltanto CSS stile.css, e nel caso invece dei file racchiusi all'interno della cartella palette colori non sarà privata CSS palette colori, ma soltanto palette colori. Quindi dobbiamo ricavarci del file selezionato la cartella che li ospita, quindi la cartella principale che li ospita, quindi in questo caso palette colori. Quindi gli diremo relative root sarà uguale a substring, quindi utilizziamo la funzione in PHP che prende in ingresso la stringa da cui estrarre il contenuto, in questo caso il percorso reale del nostro file, e poi vuole il conteggio dei caratteri da estrarre. Noi dobbiamo andare a contare la stringa root principale, quindi quella che abbiamo definito qua tramite il real path, quindi gli diremo strlen, e qua ci va la nostra variabile. Allora qua non abbiamo messo l'uguale, ci va la nostra variabile root principale e poi dobbiamo aggiungergli più 1, perché ci va ad eliminare col più 1 anche il primo slash. Perfetto. E poi, come abbiamo visto nella precedente videoguida, gli diciamo if is file $file, allora aggiungiamo tramite archivio il file, quindi add file, e gli passiamo root file e relative root. Perfetto, quindi salviamo e andiamo a testarlo subito. Quindi selezioniamo, come abbiamo fatto nella precedente video guida, la cartella CSS, clicchiamo su download, ovviamente l'header location non è impostato, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, è stato creato correttamente il nostro zip, lo apriamo. Come vedete, a differenza della precedente video guida dove era stato creato soltanto
ho inserito, scusate, soltanto il file CSS. Questa volta è stata creata anche la cartella palette colori e al suo interno troviamo tutti i file relativi alle nostre palette. Bene, ora qualora all'interno della cartella CSS ci fosse una cartella vuota, quindi cartella vuota, la chiamiamo, vorremmo in realtà conservare anche la struttura della cartella, quindi anche se al suo interno non c'è un file. Quindi innanzitutto andiamo a cancellarci il nostro file zip, bene, e nella nostra funzione ad ogni ciclo for each gli diciamo else, quindi se non è un file gli diciamo archivio add empty dir e alla nostra funzione gli passiamo il percorso relativo della nostra cartella, quindi la variabile relative root. Quindi salviamo, scarichiamo nuovamente la cartella CSS, ci rispostiamo all'interno della cartella CSS, riapriamo il nostro file zip e come vedete oltre alla cartella palette colori è stata creata la nostra cartella vuota dove al suo interno non è presente neanche un file. Perfetto. Ora come ultima modifica dobbiamo innanzitutto andare a verificare se la nostra selezione è un file o una directory. Qualora sia un file andremo direttamente al download, altrimenti faremo il file zip della nostra cartella e poi il download del nostro file. Quindi gli diremo if is dir directory creiamo il nostro contenuto, quindi il nostro archivio, e poi gli diciamo che directory in questo caso sarà uguale a directory punto e ci concateniamo il nome del file zip. Quindi nel caso della cartella. Bene, poi le funzioni su header, scusate, le funzioni sul riconoscimento del content, quindi del content type del file, gli header e read file, le mettiamo alla fine. Quindi andiamo a riconoscere il tipo del file, quindi a definire le funzioni header e poi a leggere con read file la directory. Perfetto, quindi salviamo, scarichiamo il file add.png e come vedete viene scaricato correttamente il file selezionato. Selezioniamo e scarichiamo la cartella CSS, come vedete è partito il file css.zip, ci spostiamo all'interno di download e come vedete troviamo sia il file add.png e la nostra cartella css.zip, la apriamo e come vedete abbiamo scaricato correttamente tutto il contenuto della cartella selezionata. Bene, ora come ultima modifica andiamo in realtà, una volta effettuato il download, a cancellare anche il nostro archivio. In realtà si può anche creare un archivio temporaneo, magari lo vedremo nelle prossime video guide, e quindi per il momento alla nostra funzione gli diciamo if read file di directory and type content è uguale a application zip
perché nel caso dei file zip il content type sarà proprio application/zip, perfetto. Gli diciamo semplicemente unlink directory, perfetto, quindi salviamo e andiamo a testarlo. Quindi scarichiamo il file add.png, come vedete viene scaricato correttamente il nostro file, selezioniamo e scarichiamo la cartella CSS, viene creato e scaricato correttamente il nostro file zip, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, come vedete ora il file zip non è più presente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla cancellazione dei file e delle cartelle.